vita, ti faccio una sintesi, ti possono capitare sempre momenti belli, momenti brutti, e tu ti fissi sul risultato dei momenti. Ti fissi che le cose devono andare a un certo modo, devono andare come dici tu, devono andare, o ci rimani male perché non vanno a un certo modo, o ci rimani bene se vanno come immaginavi. E la vita è fatta di con tantissime situazioni che stai notando in una terra che è prove e espiazione, perché questo è il livello energetico che siamo, non siamo in altre fasi, che lo vogliamo digerire o no, questo è il livello terrestre, ci sono altri livelli, ma questo è il nostro, prove e espiazione. Quindi ragazzi siamo dentro continuamente a prove, c'è un po' da girarsi intorno. Quindi poiché siamo dentro a questa situazione, noi speriamo sempre che la situazione in qualche modo si risolva, che quella persona ti capisca, che il papà ti capisca, che la mamma, che il moroso, il marito, la tua condizione in qualche modo migliore. Rincorriamo in qualche modo la soluzione esterna nelle cose e questo sarebbe un rapporto anche lineare, no? A-B. La verità è che la natura intelligente, e parlatela come volete, no? Il campo quantico intelligente, o potete dire la matrix, potete dire il sistema naturale che ha un equilibrio yin-yang intrinseco dentro, lei lavora per una bontà interna di equilibrio e quindi segue delle traiettorie che non sono le tue mentali in cui tu vorresti qualcosa che si risolve in un certo modo. Finché non impari una lezione profonda, cioè la lezione è che devi spostare l'attenzione da ciò che succede esternamente, del fatto che devono diventare le cose in un modo e nell'altro, e ti rivolgi verso l'esterno, nel senso che cosa ne fai tu di questa condizione che ti è arrivata? Cosa ne fai tu? Come procedi rispetto a questa situazione? La situazione non si risolverà mai, perché se finisce una ce ne sarà un'altra. Perché comunque le soluzioni non sono fatte per essere risolte. Le soluzioni, cioè le prove, le situazioni sono fatte per essere, diciamo, inglobate, vissute, attraversate, che diventi esperienza vivente di insegnamento. Sono fatte per portare te nella condizione di dire io cosa ne faccio di questo? Cosa ne fai tu è più importante di cosa succederà. Qualsiasi cosa può succedere, ma tu cosa ne fai? Come utilizzi questo per far leva, per essere ancora più fedele a te stessa, per essere ancora più centrata, per essere ancora più nel ringraziamento della vita, per essere ancora di più nel fidarti che la vita ha una sua intelligenza, sta facendo un bene per te, anche se da dentro sembrerebbe il male peggiore. Questo rafforzamento di un'anima che va verso il centro, non va verso il fuori, nell'aspettarsi sempre che la mamma brava, il papà bravo ti diano il benestare, ma tu torni a un tuo centro in cui il benestare lo dai tu nella fiducia che la vita, qualsiasi cosa ti porta, ha un suo senso profondo di bellezza, di bontà e di costruzione, quindi vuoi prendere al meglio un'esperienza e di quello ti preoccupi dell'esperienza che vuoi attraversare, come la vuoi attraversare, che significato ha per te e ti concentri su quella. Quindi pensaci un attimo, che cosa ti potrebbe essere negativo, cosa ti può arrivare così negativo? Niente, perché il negativo anzi è motivo ancora più di far leva per migliorare ancora come hai mosso il campo, per migliorare ancora cosa veramente devi decidere, perché ti forzerà a essere molto centrato sempre di più in tutto ciò che in qualche modo devi fare o non fare. Quindi questo cambio di prospettiva tra il preoccuparsi di risultati esterni che in qualche modo non saranno mai come, o se lo sono poi potrebbero cambiare, non è lì il punto, è che cosa ne fai tu di questa esperienza, che arricchimento hai di questo? Cioè, in sintesi, non esiste una meta nella vita, ma esiste la strada, esiste il percorso che noi facciamo, esiste il qui e ora, un passo dopo la volta, perché questo è l'eternità. L'eternità è il qui e ora nel presente, un continuo arricchirsi e fare esperienza, non è il raggiungere la meta dell'illuminazione, che è già un'altra favola, quella di arrivare da qualche parte, o tutti i nostri progetti sono tutti progetti illusori, perché ciò che è il vero progetto è la trasformazione continuativa del qui e ora, passo alla volta, dello stare, dello slow food, del fermarsi, del fermare il mondo. E noi siamo tutti spinti a correre, a avere il risultato.
Se tu devi andare da una città a un'altra, pensi subito come arrivare all'altra città, non pensi che c'è una traiettoria, che potresti invitare un amico in macchina, parlare con qualcuno, fermarti un attimo, guardare un bel posto, ti fai l'itinerare, dici guarda, passerò da quel punto bello, mi faccio un passaggio lì e mi godo una mezz'ora in quella zona lì. Non ci pensa nessuno. È proprio la poetica del vivere il senso del qui e ora, che qualsiasi cosa che tu hai è bella in quanto è adesso e ha una perfezione in questo momento perché esista. E tu ti devi fermare però per poterne apprezzare il gusto. Invece noi siamo o nel passato o nel futuro e tutta la nostra metodica progettuale, architettonica, mentale di ogni giorno è una continua corsa al di là del presente. Come fai da mangiare tutti i giorni? Tu puoi dire adesso faccio da mangiare, metto della musica, io sto lì e non entra nessuno, faccio una mezz'ora di meditazione. Non è che faccio da mangiare perché devo far da mangiare perché si corre, perché non è un tempo che tu lo devi comunque. Vai in bagno ci sarai un tuo tempo. O metti una bella musica o ti ascolti delle cose profonde, belle, sacre, o una cosa simpatica, una cosa profonda, puoi usare questo momento. Io ho fatto un periodo che ascoltavo i santi, le varie storie con l'auricolare, mi sono fatto una scaricata di roba e al mattino partivo subito così, partivo bene, diciamo, con tutta una serie di robe. No, perché sono i momenti che dobbiamo, siamo in macchina, no? Che mille cellulari, robe, ci facciamo. No, ti fai una bella scaletta di cose, ti metti lì, pulisci il campo, perché questo è, no, Agnese, i modi per rafforzare il campo, sono questi, noi siamo continuamente lacerati con deviazioni continue, bisogna anche scegliere e dire basta. E le voci pretenziose interne, che non sono le nostre, ma sono le voci di campo, bisogna anche saper dire di no. Solo tu puoi dire di no a un certo punto. E le voci chiamano altre voci. Il pensiero retroattivo che inizia a pensare a una cagata ne collega altre. Tu devi fermarlo alla fonte il pensiero, perché sono energie e campi che aumentano. Ricordati che il tuo pensiero, anche se stai scherzando, e dici ma sia una battuta, ma sia uno scherzo, ti fai la risata interna, attento perché sono tutte cose continuative che indeboliscono. Il lavoro non si fa esternamente, il lavoro si fa internamente dicendo un bel no a questa cagata che mi sta arrivando, quest'altro pensiero di rabbia, questo pensiero di giudizio, stai su ciò che è e la possibilità di fare cosa e la bellezza anche di tutto ciò che ti sta arrivando. Ma bisogna internamente, non è una scuola di pappene, ma una scuola di guerrieri con la spada e con due controcoglioni così dove tagli a fette. La via del samurai interna è questa roba qua, tagli a fette tutte le menate che ti arrivano in testa. Le tagli a fette, quindi ti fai a fette. Un tempo c'era gente che si faceva l'ira di Dio per digiuni, robe, per riuscire a gestire questa mente scimmia.